Ciao a tutti, oggi parliamo della dermatite allergica da pulci, una patologia che colpisce sia cani che gatti ed è una reazione di ipersensibilità sia alla puntura, diciamo al morso della pulce, sia alla saliva della pulce. Cercherò in questo video di spiegarvi alcuni concetti semplici e darvi alcuni consigli. Il primo consiglio è quello di focalizzare il problema sulla gestione dell'antiparassitario. È molto importante che voi mettiate l'antiparassitario ai vostri cani e ai vostri gatti tutto l'anno, che non saltiate un determinato periodo. Molto spesso i proprietari decidono di mettere l'antiparassitario magari da primavera a fine autunno, ma tendenzialmente l'antiparassitario ormai è da mettere tutto l'anno. Questo perché le temperature sono ormai cambiate, la pulce vive tutto l'anno e se voi saltate dei mesi, diciamo, questo cosa succede? Date il tempo a questo parassita di riprodursi, quindi eliminare uova nell'ambiente, eliminare larve e quindi mettere le basi per questo tipo di problema che è la dermatite allergica da pulci. Colpisce sia i cani che i gatti. Tendenzialmente nei cani abbiamo soprattutto un prurito molto intenso che si focalizza tendenzialmente nella zona dei glutei, la zona lombosacrale, la zona diciamo della base della coda, e lì possiamo avere anche delle croste, degli eritemi, delle papule e poi a volte troviamo anche nella zona caudo dorsale, caudo mediale delle cosce, dei garretti, a volte anche nella zona ventrale dei fianchi, quindi diciamo la zona posteriore del nostro cane. Vedrete il cane che si gira e si mordicchia, tendenzialmente è un prurito molto intenso, molto fastidioso. Può essere che voi nel controllare il vostro cane non vediate le pulci. Oppure può essere che voi nel controllare il vostro cane, che magari mettete regolarmente l'antiparassitario, non vediate le pulci perché giustamente state facendo l'antiparassitario, ma magari avete gatti o cani che non trattate e quindi l'ambiente è contaminato da questo parassita e il vostro cane è sensibile, quindi anche sotto antiparassitario potrebbe avere questo tipo di problema. Questo è il secondo consiglio: trattare tutti gli animali. In alcune situazioni si tratta magari il cane, i gatti sono fuori, non si trattano. Questo cosa significa? Cosa può comportare? Può comportare che il vostro cane effettivamente non avrà le pulci, ma le pulci dell'ambiente continueranno, le larve soprattutto delle pulci continueranno a salire, poi verranno uccise dall'antiparassitario, ma pungeranno chiaramente il vostro animale, quindi genererà prurito ed eventualmente anche lesioni cutanee. Può colpire anche il gatto, di solito anche nel gatto abbiamo quella zona, la zona diciamo glutea, la zona diciamo del caudo mediale delle cosce, può essere la zona ventrale, però nel gatto può avere anche una manifestazione della parte diciamo facciale del collo, perché molto spesso la dermatite allergica da pulce va anche abbastanza insieme a un'altra patologia che colpisce il gatto, che è il granuloma eosinofilico felino, di cui parleremo in un altro video. Ci sono ovviamente una vastità di diagnosi differenziali quando il nostro cane, il nostro gatto si gratta. Quindi la prima cosa è, quando noi vediamo che il nostro cane, il nostro gatto si gratta, sicuramente è quello di applicare l'antiparassitario, è la regola numero 1 in dermatologia veterinaria, ma ovviamente poi portate il vostro animale dal medico veterinario che cercherà di diagnosticare la causa del prurito del vostro cane, perché esistono ovviamente una serie di diagnosi differenziali. Una volta che il veterinario, il vostro medico veterinario di fiducia, ha diagnosticato la DAP, la dermatite allergica da pulce al vostro animale, tendenzialmente dove andremo ad agire? Fondamentalmente andremo ad agire sia sulla gestione chiaramente del parassita, quindi antiparassitario sul vostro animale, antiparassitari sugli animali che vivono insieme a questo animale,
eventualmente gestione dell'ambiente con prodotti adatti non tossici per la gestione della contaminazione ormai ambientale. Ripeto, se voi fate l'antiparassitario l'ultimo a settembre e poi ne mettete uno a marzo, date il tempo da settembre a marzo di contaminarvi l'ambiente, la pulce, quindi avrete un ambiente estremamente contaminato, e quindi un cane o un gatto ipersensibile al morso della pulce fondamentalmente svilupperà questo tipo di problema anche a dicembre, per capirci. Dopodiché il vostro medico veterinario vi gestirà il prurito. Esistono ormai in commercio determinati farmaci che possono gestire il prurito nel nostro cane e nel nostro gatto. Fortunatamente abbiamo una serie di infiniti ormai farmaci che ci aiutano nella gestione del prurito, quindi è molto importante che se il vostro cane ha prurito non tenetelo col prurito, perché poverino il prurito è veramente molto fastidioso. Inoltre il prurito stimola molto il sistema immunitario e quindi è molto importante che voi non lasciate fondamentalmente il vostro cane con questo prurito intenso ed è molto fastidioso. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo sempre che se siete interessati a questi argomenti iscrivetevi al canale, mi farebbe molto piacere, e se avete curiosità che non riguardano questo video e che magari nei video che ho fatto non avete trovato la risposta, scrivetemelo nei commenti e sarò molto felice di farvi un video ad hoc sull'argomento. Un saluto a tutti e alla prossima.